Ed è da questo magnifico Grand Soleil 72 che oggi noi di The International Yachting Media abbiamo la fortuna di poter intervistare Matteo Polli, il designer che sta letteralmente monopolizzando il podio dei mondiali IRC e ORC. Seguitemi, andiamo a intervistarlo insieme. Matteo, 10 titoli mondiali in 11 anni in IRC e ORC, un risultato che la dice lunga sulla bontà delle tue linee d'acqua. Ripercorriamo insieme le tappe di questo straordinario successo. Allora, tutto inizia nel 2006, quando insieme a Maurizio disegniamo l'M37 e questo è stato un progetto di successo che abbiamo condiviso. E poi dopo uno degli armatori di queste barche ha deciso di fare una barca nuova e mi ha chiesto di disegnare quella che poi è diventata il 998, l'Italia Yachts 998, e con cui ho vinto il primo mondiale nel 2015. E da lì in poi è stato un susseguirsi, perché abbiamo fatto l'Italia Yachts 1198, che anche lì abbiamo vinto sia il primo mondiale che la barca disputata, e poi un altro mondiale e un altro argento l'anno successivo, quindi anche quello è stato un progetto di successo. Da lì in poi è cominciata la collaborazione con Grand Soleil, e il primo modello che abbiamo fatto è stato il Grand Soleil 44. Anche questa barca ha vinto il primo mondiale che ha disputato, e poi ne ha vinti altri 3. E invece di recente ho progettato questa barca per un altro cantiere che si chiama Matt Yachts, e la barca si chiama Matt 11, e quest'anno, proprio nel 2026, ha vinto il suo primo mondiale all'esordio, quindi insomma è andata molto bene anche con questa barca. Questa è un po' la storia di tutte le barche che insomma hanno regattato principalmente in ORC. Alcune, come il 998, ha fatto qualche regata in IRC, anzi c'è stato un mondiale in cui abbiamo regattato sia in ORC che in IRC, un mondiale combinato, e non ha vinto, ha fatto seconda, però insomma ha dimostrato di essere competitiva anche in IRC. Quindi ben 10 mondiali in 11 anni, direi un risultato che si commenta da solo. Ma non parliamo solo di performance, il tuo rapporto con Nauta Design ha portato alla realizzazione di imbarcazioni che riescono a coniugare spazio e prestazioni, una sintesi davvero difficile. Come lavorate insieme ad un progetto? Da dove iniziate? Dalla carena o dagli spazi? Beh, allora con Nauta secondo me è un rapporto molto costruttivo, perché siamo entrambi molto esigenti e non lasciamo quasi niente al caso, quindi combattiamo sugli spazi, di continuo sul posizionamento dei vari elementi, tipo l'albero e la chiglia. Insomma, abbiamo delle interazioni molto interessanti per cercare di ottenere il massimo dal progetto che stiamo facendo, lui nel suo ambito, io ovviamente nel mio. Tutto inizia sempre dalla carena, quindi quello è il primo step che io appunto abbozzo inizialmente insieme ad altre cose fondamentali per lui, che sono il posizionamento del timone, il posizionamento dell'albero, e poi c'è uno scambio, perché a lui certe cose possono o meno dar problemi sulla distribuzione degli interni, degli spazi, e a seconda della tipologia di barca, quindi del concept che viene dato dal cantiere o dal cliente, cerchiamo di combinare i vari valori, quindi spazi, prestazioni, equilibri della barca che deve avere, perché cerchiamo sempre di fare delle barche che navighino bene, che abbiano le prestazioni che ci si aspetta e che possano anche vincere le regate. Quindi in realtà c'è questo scambio molto interessante tra me e loro, diciamo il loro team, che negli anni credo abbia dato parecchio successo, proprio perché andiamo alla ricerca di ogni piccolo spazio, di ogni piccola, diciamo, ottimizzazione nel posizionamento, e quindi insomma è un po' il segreto del nostro rapporto lavorativo, secondo me.
Ma un altro rapporto importante è quello che ti lega con Franco Corazza, una persona davvero speciale che, oltre ad essere project manager della linea Plus di Grand Soleil, nei miei articoli ho spesso definito come un gigante della vela. Com'è lavorare tutti i giorni con un manager di questo livello? Questa è un'altra persona che mi ha fatto crescere molto, come anche Nauta, nel mondo lavorativo, perché io l'ho conosciuto ancora quando facevamo le regate insieme nel 2006, poi ho cominciato a lavorare per lui per Italia Yachts nel 2011 ed è molto stimolante perché anche lui non lascia niente al caso, è molto esigente. È un visionario, ha visto delle cose, ha visto degli spazi nel mercato che con Italia Yacht siamo andati a riempire. Insomma, è molto stimolante ed è stato anche molto costruttivo perché ci siamo in un senso anche completati, no? Quello che mancava magari a lui dal punto di vista tecnico ho cercato di metterlo io ho imparato un sacco di cose da lui, quindi è stata una collaborazione secondo me stimolante e anche molto efficiente. Beh, direi di sì, visto che ieri abbiamo avuto la fortuna di testare il nuovo Grand Soleil 80, l'ammiraglia della gamma Plus di Grand Soleil. Non voglio anticipare ovviamente i risultati della prova, ma posso dire che sono stato letteralmente stupito ancora una volta. Quali sono stati i valori guida che vi hanno portato alla realizzazione di questo progetto? Come sempre Franco imposta un po' il concept seguendo quello che è l'indicazione del mercato. Lui ha una lettura del mercato, dei clienti incredibile, proprio perché ci ha contatto da anni e quindi ha impostato lui un po' il concept che segue un po' la linea Plus, quello che abbiamo fatto nei modelli precedenti, ed evolve secondo me da un punto di vista di comfort, perché essendo la barca più grande vuole sempre di più allargare il range di utilizzo a zone del mondo anche molto lontane, quindi cerchiamo sempre di fare una barca che navighi bene in qualsiasi condizione, quindi ci sono delle attenzioni ancora più spiccate in certi tratti della carena e del piano velico e soprattutto anche della possibilità di modulare e venire incontro alle esigenze dei clienti per quanto riguarda gli interni, la coperta e insomma dare molta adattabilità alla barca alle esigenze del cliente. Queste cose fanno sì che sul mio progetto devo tenerne conto dall'inizio, cercare di sviluppare una carena che funzioni bene in tutte queste possibili configurazioni, che aggiunge anche difficoltà al mio lavoro perché devo considerare molte possibilità e creare una carena, una forma di carena che funzioni bene a dislocamenti diversi, in situazioni di mare diverse, che contenga diversi tipi di layout, quindi la difficoltà nel mio lavoro e anche in quello degli altri progettisti è proprio questa, insomma. Matteo, guardando al prossimo decennio, in che direzione pensi che andrà il design delle barche a vela? Ritieni che tecnologie come i foil, quelli che stiamo vedendo oggi nell'America's Cup, diventeranno la normalità anche per la crociera veloce o assisteremo a un'evoluzione più tradizionale degli scaffi dislocanti? Allora, secondo me i foil che vediamo nell'America's Cup rimarranno lì o insomma si allargheranno come stanno già facendo alle barche comunque leggere da regata, comunque barche che hanno la possibilità di essere alleggerite in una certa maniera e quindi di ottenere delle velocità che permettono ai foil di funzionare. Altrimenti non credo sia possibile utilizzare i foil in maniera, diciamo, efficiente. Ci sono stati appunto alcuni esempi dove barche da crociera sono state un po' alleggerite al massimo e sfruttano un po' i foil, però non credo sia il modo in cui un armatore possa concepire la crociera, cioè è una cosa di pochi eventualmente, non è una cosa che riempirà il mercato.
Ci sono anche alcune declinazioni in cui i foil, cioè le barche comunque usano dei foil, perché il timone e la pinna sono dei foil, semplicemente lavorano in verticale invece che in orizzontale, quindi non sollevano la barca, e quindi probabilmente vedremo l'utilizzo di superfici alari che magari lavorano e aiutano la prestazione, ma non credo che vedremo le barche da crociera alzarsi sull'acqua e fare 30 nodi mentre la famiglia a bordo pranza sotto un bimini. Questo non credo succederà. Ok, adesso ti chiedo di chiudere un attimo gli occhi e di pensare a se dovessi disegnare qualcosa di diverso da una barca a vela, che cosa sarebbe, che cosa ti piacerebbe disegnare? A me affascina qualsiasi cosa che va a vela, quindi direi mi affascinano ultimamente un po' i catamarani, perché vedo appunto che si stanno sviluppando e credo ci sia anche lì molta evoluzione da poter fare nel mondo di barche che possono andare bene a vela e siano divertenti, ma siano anche comode. Adesso siamo abituati a vedere principalmente catamarani comodi da crociera, ma che non sono così divertenti a vela. Ci sono alcuni cantieri che li fanno, ma secondo me si può fare ancora di più, metterci un po' di stile, design italiano per fare qualcosa di ancora più interessante. Bene, parliamo per un secondo di te come persona, non solo nautica. Cosa fai quando non lavori o quando non ti diverti su una barca a vela? Quali sono le tue passioni? Ma sì, effettivamente la vela è diventata sempre di più un lavoro per me, ci vado sempre con molto piacere alle regate, io cerco di seguire tutte le regate, quindi il tempo libero che mi rimane non è mai molto, però a me piace comunque andare a vela ho una deriva acrobatica che si chiama Mastoskiff, cerco di usare nei ritagli di tempo poi mi piace un sacco sciare, mi piace un sacco andare in mountain bike, in bicicletta in generale, corro, insomma faccio un po' di tutto nel tempo libero, sì. Insomma, una vita davvero piena, ma dedicata principalmente alla nautica. E con questo è davvero tutto da Portocervo. Cari amici di International Yachting Media, ci vediamo alla prossima intervista.